Andiamo. Beh, allora, Andre, dopo il piccolo pitch dell'ordine della polizia che mio fratello è rimasto terrorizzato, non fatemi mai girare le palle perché adesso bisogna lavorare. Punto primo, perciò oggi ricettona secondo me incredibile il nostro territorio, agnolotto d'Ertona. Ok, visto che senza glutine. Ah cazzo. Come senza glutine? Dai, no, volevo favorire gli altri, gli avversari. Quindi spiegaci un pochettino lo schema. Lo schema è questo, partiamo con il ripieno. Ok. Il schema di gioco è questo. Addetto al canestro, all'attacco, ci sarai te, quindi parte integrante di questa ricetta fondamentale è proprio l'impasto. Perfetto. Ok? Sì. E poi ti faremo qualche domanda per curiosità e non per altro, Andre. Invece Filippo, che lo lasciamo un po', non so, c'è un ruolo meno importante. Ma no dai, sono tutti importanti alla fine, quindi no, anche Filippo gli facciamo fare qualcosa di importante. Anche se dice il contrario, poi deve tornare in campo. Voglio dire ai suoi compagni di squadra che c'è un ruolo importante. Il ripieno, facciamo un ripieno di carni miste, qui fantasia, ok, qui un po' di astuzia, credo un po' come le partite, devi anche, oltre ad avere uno schema di base che abbiamo, la cucina secondo me è un po' la stessa identica cosa, poi è quella parte un po' estrosa che fa sì che tu sei un number one, certo, o altro, no? Quindi quella percezione, quindi andiamo a una base, carni miste, in questo caso abbiamo del manzo, del vitello, della faraona, abbiamo un tocco di maiale. Quello che andiamo a fare, te mi tagli grossolanamente sedano, carote e cipolle, e invece l'aglio lo tagliamo proprio a metà, così, proprio a sentimento lo mettiamo in questa teglia. Qui Andre mi vai a tagliare, mi raccomando non tagliarti le dita perché abbiamo una responsabilità con te oggi. Enorme, perché via, domenica si gioca. Grossolano, stessa identica cosa, sedano, carote e cipolle e mi butti tutto là. Sì, chef. Bravo. Vedi che mi piace, ma si vede che è rigore, Io alcune volte con mio fratello faccio una difficoltà enorme. Va benissimo, grazie. Esatto, sedano, carote e cipolle. Tu invece Filippo mi butti già la carne all'interno. Questo uguale, chef? Questo uguale. Ma è bellissima sta cosa qua. Andre, coach Billis o coach Fioretti? Allora, devo dire che coach Billis mi sta dicendo. Allora, perché io fondamentalmente sono appassionato di cucina, mi piace cucinare e quindi... Vai. Esatto. Ma è caduto uno. Ma si vede che ce l'hai il tocco, mi piace cucinare, guardo tanti programmi di cucina, quindi diciamo che mi piace molto. Poi appunto con il senza glutine alla fine ci sono diverse, magari no, devi trovare sempre il ristorante che magari fa senza glutine, no? E quindi cosa faccio? Cucino a casa. Bravo. Ma quindi ti mette, usando adesso un po' terminologie, ti mette un pochettino in gioco, cercare nuove ricette. Sì, no, mi piace. È uno stimolo anche. Mi piace tanto, ma poi in famiglia ci piace cucinare, mio papà cucina bene, mia mamma cucina bene. Vabbè, la nonna lo sapete. È sempre la più brava. La nonna è sempre la più brava. Non so, voi avreste già tagliato tutto, io però sono un po' più lento. No, va bene, benissimo. Sì, chef, ogni tanto lo dico. È perfetto. È che a mezzogiorno vi allenate, altrimenti si accende la televisione. Esatto, allora ci portiamo con noi la prossima volta. Quando volete. Esatto. Pepe, il vino bianco, in questo caso Timorasso, ma perché D'Ertona, non potevamo mai. Se vuoi un goccio si può bere. Un goccino. Vai, assaggialo se ti piace. Il tuo vino che bevi più volentieri qual è invece? Non bevo. Ah no? No, per quello. Alessandro gioca mica, è uno sportivo. Scusami, guarda Anche io guardaci di profilo, guarda lui e ti fa delle domande. Non bevo, diciamo acqua. Una bravissima acqua frizzante. Questo lo diamo in cucina, daglielo pure ragazzi. Perfetto. Di lì al pass. Al pass. Sì, Ho la testa. dentro la testa. Fantastico. Allora, adesso invece entriamo nel clou della ricetta. Questo via, ordine pulizia sempre, Andre, mi Lo raccomando. so, guardo sempre, come ti ho detto, in molti programmi dove bisogna pulire. Allora, quello che andiamo a fare adesso è classica ricetta piemontese. Per ogni chilo di farina 30 uova. Ok? In questo caso abbiamo fatto la dose in percentuale giusta, metti all'interno di questa ciotola, metti della farina e le 3 uova. Tutta la metto. Tutta quanta.
Ricordiamo che è senza Senza glutine. Senza glutine. Senza glutine, assolutamente. La mia ragazza mi piace cucinare, anche a me piace cucinare, cuciniamo insieme. La cucina è condivisione. Io Anche Sì, poi Amore, condivisione. Sì, Butto dentro anche le uova? butta quello che vuoi. Ragazzi, qua siamo a posto. E lei, anche la tua ragazza, è celiaca oppure? No, lei invece è intollerante al lattosio. Ah, Ale mi passi la pentola. Siete una bella accoppiata. Ci siamo scelti. Aspettiamo. Lei mi ha chiesto tu sei celiaco? Sì, tu sei intollerante al lattosio? Sì, e quindi Ok, ci siamo. Adesso, piccolo trucchetto. Ok. Usiamo il mestolo, tante volte ci imprastricciano un po' troppo le mani. Sì. Ecco, questo è un trucco che ci ha insegnato Fulvio Marino. E lui invece lui fa farina normale, gli dai una Ok. bella girata e cerchiamo di integrare le Ok. uova con la farina. In questo caso l'assorbimento di questo tipo di farine, ti do questa piccola skill, è diverso, perciò le uova non bastano a idratare l'impasto come Ok. magari una farina 00 di grano duro, quindi ci prepariamo dell'acqua di fianco da aggiungere. Ok. Tendenzialmente per la ricetta che poi daremo dalla sinistra sono intorno ai 100 grammi per 300 grammi di farina. Quindi aggiungo un Ok? po' d'acqua. Aggiungi un po' d'acqua. Esattamente. ma mentre giro Guarda, entro il giro io, vai Ti te. do la mano, vai. Mettiamo la giusta che così non sbagliamo. Quanti grammi sono? 100 grammi. Vai. Vai di mano, Vai, mai paura. mai. Che ovviamente Vai. senza glutine fa un po' più fatica, no? Esatto, La un po' di farina. fatica qui, vai. Vedi come diventa? Esatto. Uova strapazzate. Vai. Hai fatto pesi stamattina? No, li sto facendo adesso. Ma sì, chef. Posso dire Vado. che potremmo proporlo alla squadra come allenamento questo? Magari vai a toccare altri muscoli Bravo. che... Interrompo un attimo, visto che adesso prende un po' più di forza. Sì, Ok, incliniamo. questa è esperienza. Sì. Ok. Ci vuole polso, Ci vuole polso. come fare canestro, stessa cosa. Ok, vedi, viene una sorta di pastellina in Bellissimo. questo caso. Vedi, questo adesso abbiamo l'impasto è molto morbido in questo caso. Ok, li facciamo prendere un po' di maglia, un po' di elasticità, lavorandolo per bene, vai, ti aggiungi un po' di farina, poi ci abbiamo questa... Ce lo abbiamo. Ok, facciamo le prime l'impasto. Però no, allora, siccome io devo essere sincero, sarà la seconda volta Che vuoi l'impasto? sì che giro, quindi Vai, tira su e vai, hai messo le mani in farina, sì, vai, esatto, esattamente così. La prima era in Si quarantena. attacca, aggiungi leggermente la farina, appena ti si attacca, esatto, sul palmo della mano. La prima volta era in lockdown. la prima volta è emozionante. Vabbè ragazzi, è sempre la prima volta. E l'hai scoperto subito di essere celiaco o no? L'ho scoperto a 10 anni. Mi venivano sempre un'afta sulla lingua, una bollicina appunto, non si capiva. Abbiamo fatto tutti gli esami e ero celiaco. Ma pensa a te. Incredibile. Perfetto, guarda. All'inizio è un po' l'impasto. difficile, però poi. Mano a mano. Beh, adesso devo dire che i Adesso prodotti ce ne sono. sì. Adesso confronto. Ma anche se vai in un ristorante, comunque in generale in giro, chiedi c'è qualche opzione senza glutine, nessun problema. Ora, adesso. quello che facciamo, prendilo, fai un panetto, ok, bravissimo, lo mettiamo qua. A riposare. A riposare una mezz'oretta in frigorifero. Ok. Vai. Ed ecco qua il nostro panetto Magicamente. Madonna! dopo mezz'ora. Vedi che la Sono consistenza stato bravo, è sono cambiata. stato incredibile. Sei stato incredibile. Bravissimo. Anche freddo! Sì, È incredibile. l'impasto è perfetto. Allora quello che lo fa. Vai, bravissimo. Sentiamo un attimino. Adesso mi fai la stessa identica cosa che hai fatto prima, però col panetto fermo. Esatto, un po' di farina, non troppa, perché sennò diventa troppo rigido. Beh, manualità ce l'hai, Andre. Grazie. Devo dire la verità, pensavo peggio. Sì, chef! Ero disperato, ho detto guarda, mi arriva questo giocatore che è indisciplinato, Ale. non fa un tiro in neanche se... Ale, hanno visto che lui è molto alto. Meglio questo o questo? E lo facciamo scegliere lui. Cosa preferisci? La mannaia o... Andiamo su cose un po' più Quello che vuoi. logico. No, anche perché dire. Ok. Taglia un pezzo. Sì. Quanto ce ne abbiamo? Allora adesso cerchiamo di tirarla. Ok? Ok, con il nostro mattarello in maniera molto Ok. delicata.
Ok. Non deve essere troppo sottile, No. perché a noi piace l'impasto che deve leggermente crocchiare sotto i E denti. sentirsi. Chi sarebbe un buon sous chef della squadra? Un buon assistente? Un bel assistente della squadra potrebbe essere, sto pensando. Ma vabbè, sicuramente con Tommy Baldasso. Con Tommy Baldasso? Sì, perché io e Tommy condividiamo tanto insieme, parliamo di tutto, lavorando insieme possiamo lavorare bene anche in cucina, secondo me. Secondo me sì. E tanto una volta Non che so se giocate fate il canestro in campo insieme vuoi non Sì. fare 4 agnolotti. Però non so. Dici? Ma Tommy mi sembra uno abbastanza, potrebbe essere una buona spada per Sì, te, sì, secondo no. me. Ottimo. Con chi invece che andate più d'accordo in... Siamo una bella squadra, stiamo bene insieme, italiani, americani, comunque un bel gruppo. Invece una domanda un po' più spinosa, ma io con mio fratello a volte litighiamo in Pasqua, cioè durante la partita, cioè le nostre partite, il nostro servizio c'è un po' di attrito. Ma raccontami una Litighiamo aneddota. anche noi. Anche voi, vero? Litighiamo sempre, cioè litighiamo, nel senso, alla fine a noi, sia durante gli allenamenti che durante la partita, interessa vincere. Quindi alla fine si litiga si litiga tra virgolette per provare a raggiungere quell'obiettivo, quindi magari si dice una cosa in un modo magari anche più rude, diciamo, però l'obiettivo è sempre quello, non perché ce l'hai con la persona, capito? Ma perché vuoi raggiungere un obiettivo. Col Avessi canestro, pranzato pezzi di cominciamo a mettere i pezzi di carne qua dentro. Ok. Giusto Ale? Giusto. Sì, solo sì, carne? Solo carne. Solo la carne. Questa è una fassona. Esatto. Esattamente. Questa è una fassona. Ma sai cosa vuol dire fassona poi tra le altre cose? Ti racconto questo piccolo No, aneddoto. La fassona è una razza piemontese, vai pure avanti. Ok. Tanto credo che No, ma perché due cose le Ho separi. beccato la cava. Ma noi facciamo i Mi figli sono adesso emozionato. qua, ma poi una volta che il capo siamo lì Sì, ci stiamo piccoli così. sfogando. mi sono emozionato perché ho indovinato la Sì, carne. sì, sì. Questo no? Ok. Adesso ce la stiamo tirando perché quando poi veniamo a vederti diciamo quello là era un innetto. Ne ho urlate 2 o 3, guarda. Con la mia compagna mi faccio grosso. capito? A posto. Fantastico. Adesso Quella là la carne la mettiamo dentro la ciotola. esatto. E quindi la fassona? La fassona praticamente è una razza piemontese. Sì. Però poi immaginate come una squadra, no? Una squadra di basket, poi c'era quello un po' più muscoloso con il sederone. E allora in dialetto dicevano guarda quella fassona, praticamente era il culone, no? Quello più grosso anche a livello muscolare, veniva chiamata la fassona. Poi dopo adesso tutto quello che è razza piemontese si indica come fassone, ma in realtà c'era solamente uno. Mettiamo E tutto quindi Ho capito. chi è la fassona tra di voi? Chi è la Chi è il più fassona? grosso? Non lo so, non posso dirlo. No, il più grosso, dai. Il più grosso possiamo Muscolarmente. dire il nostro centro polacco. Arca, Abbiamo il centro polacco sì. che è bello grosso. Che è uno sport Mimmo. È una Mimmo, noi Mimmo, si da chiama oggi- Dominic Ecco. e gli abbiamo dato il nome noi Mimmo, perché Domenico Mimmo in Italia. sì. Quindi adesso tutti lo chiamano Mimmo. Mimo la fassona. Ale, dobbiamo versare del liquido giusto? Mimmo la Sì, fassona. adesso versatelo tutto quanto. Prendi la teglia e versa tutto quanto dentro. Esatto. Ok, vai. Così, perfetto. Oh vedi? là. Ok. Vedi? Perfetto. Questo fondo che tu vedi è il Sì. segreto dell'agnolotto d'Ertona. Ok. Dove viene mantecato l'agnolotto. Lì abbiamo le carni vengono frullate oppure macinate o tagliate con il coltello. Questo è il risotto finale, vengono aggiunto del formaggio grattugiato, alcuni utilizzano anche della ricotta, degli spinaccini. Qui estro, Massimo, ogni sua cucina ha il suo segreto, anche noi abbiamo il nostro e solo per te te lo sveleremo. E questo è il ripieno che andiamo a mettere qua. Quindi Che prendiamo. questo magicamente Magicamente Esatto, diventa frullato, così. perfetto. Sì, perché sennò stiamo qua una vita e mezza. Dai, filo. No, fatta da lui. Allora, vedi? Adesso quello che devi fare, io mi tampono. No, vai, mi fa Andre. Vedi, mi tampono le dita. Vai. Ora, prendi il una pasto è parte, ancora umido. prendi la parte di là. Gioco di squadra, ragazzi. Ok, e andiamo a metterlo sopra. Così. Esattamente. Gioco di Adesso, squadra. Poi vedi, tieni le mani a conca e cominci delicatamente, perché ovviamente Se no si rompe. esatto, non avendo glutine l'impasto certo. è più delicato Meno elastico. e meno elastico. Questa parte di qua. Esatto, così. Non è che ho le mani Ecco. giganti. Sì, potevamo fare, forse avevamo fare dei ravioli. Prendo metà teglia. Ravioloni. Prendo metà teglia. Poi ne facciamo preparare un po' di più che così. Come li ha fatti allora? Valido? Ragazzi, oh Andre! Allora, Spingi, devo essere eh? sincero,
Non è la prima volta che faccio gli agnolotti. No, non è vero, è la prima volta. È la prima volta. Non sono brutte ste farine, posso dirti? Non è la prima volta che ci approcciavamo. Senza glutine. Sì, all'inizio erano pessime, cioè all'inizio erano delle bave, erano difficili. Sì, non stavano insieme. No, zero. No, zero. So, problemi che abbiamo avuto Sì. noi, però adesso. Adesso invece c'è un po' di soddisfazione, Sì. ma anche mangiare non è così limitativo. No, è buono. Invece compagni con intolleranze alimentari ne hai mai avuti? Così. Compagni con intolleranze alimentari. Vabbè. No, nel senso che ho avuto diversi ragazzi intolleranti al lattosio, c'erano diverse persone, faccio l'esempio, abbiamo giocatori italiani, americani, stranieri, alcuni sono musulmani e quindi non mangiano il maiale, ad esempio. Quindi quello, però devo dire che in questo ormai è il mio 10º-11º anno da professionista, sono l'unico celiaco. Non ho ancora trovato un fratello o un compagno celiaco. Beh, guarda il lato positivo, è un primario. No, infatti, ma io me ne vado fin da quando sono piccolo. Però una volta devo dire, quando ero piccolo giocavo a Milano, avevo 15 anni, eravamo andati a fare tipo un torneo a Bucarest, se non mi sbaglio. Sì. E arriva il cameriere e fa, perché solitamente mi portano il cibo a parte, no? Certo. E il cameriere fa, chi è il ragazzo cileno? Anche noi ci guardiamo e faccio, io sarei celiaco. Ah sì, celiaco, scusa. E a quel punto però ho preso, però tra cileno e celiaco dai. Va bene, ci siamo capiti. Sì, ci siamo capiti. Però vabbè, lì per lì diciamo, ho detto, vabbè, io sarei celiaco, però se vuoi dire anche quello del cileno. Vai al taglio, adesso Vado al classico. Come tua nonna ti ha insegnato? Come mi ha insegnato la nonna? No. Ce l'abbiamo? No! Vai, Così? esatto, qui hai la prova, esatto, stai centrale, perfetto, Come dopo un time out. Uguale, devi essere Esatto. concentratissimo. Coach Billez. esatto, adesso esattamente così, guarda che bello. Uguale sotto? Sì, vuole sotto, esatto, gira la mano, non il tagliere, è incredibile sta cosa. È talento. Dai, fammelo fare. È talento, fatti chef. graziare un pochettino. Scusi, chef! Esatto, bravo. Devo girare il tagliere? Dovevo girare il tagliere? No, devi no, girare io mano. ho Però accettato. ho visto a un certo punto che facevi così, ho detto, è come il campo, no? Non è che ti giri te. Quindi ho trovato la soluzione. Bravo. Più facile di quel che sembra. Sono prospettive alla fine. Esatto. Ora ci aiutiamo con una palettina. L'acqua sta sobbollendo, perciò Bolla. esatto, intorno ai 90 gradi, mai 100 gradi, cioè non deve essere mai forte, sempre delicati. Abbiamo salata. Salata. Vai, tiriamo fuori. Vai Andre. Qua sono cotti, facciamo fare un bel tuffo. La pancia in su, fila. Andaci in su, faccia a dirsi. Tira lì dentro l'acqua. Ti giro io adesso. Bravo. Pensa da lui. Ok, togliamo via la pentola d'acqua, mettiamo quella sulla padella. Anche se è pasta fresca, perciò come ben sai Andre, la pasta fresca non ha bisogno di essere saltata. Stavo cercando Ok. di girare, Vai, però. metti qua. Esatto. Delicatamente si gira. Vedi? Io un po' di aromi ce li metterei. No, Dai, Timo, Ale. alla fine. Vai, vediamo poi nella pianta. Beh, io farei andare Andrea di polso, Andre. Ok, questi non devono essere saltati, ma solamente accarezzati. Gira. Facciamo così, vedi? Bravo. Ma posso alzarlo dalla. No. La lascio su. Sì. L'induzione proprio Mi è. accarezzo in senso antiorario. Esatto. Esattamente così. Poi ci mettiamo un filo di timo, un filo di olio extravergine e voilà. Allora, devo essere sincero, chef, esce un buon profumo. Vero? Madonna. Dai, di che roba. Di la verità. Sei stato bravo, Grazie, chef. Sei stato bravo. Mettiamo dentro il piatto, impiatti te. Qua c'è. Ma devo fare un impiattamento gourmet o. No, va bene. Facciamo dai. l'impiattamento alla Dertone. Alla Come piace Quindi giocare te. Vai, ne posi uno alla volta, guarda che meraviglia, guarda che specchio. Ma li devo mettere dentro tutti? Sì. Ma no, tutti non servono, gli altri. Facciamo mangiare anche un po' agli altri. Esatto.
Mi raccomando non sporcare il piatto anche. Poi pulisco, chef. Appena detto. Sì. Ho provato a salvarlo. Mi metto l'ultimo. Vai, metti l'ultimo. Ok, più o meno. Forse va ci bene. vuole uno qua. Dai, Sì. ce ne vuole uno Adesso qua, guarda. uno lì e uno in centro. Te lo salvo io. Arriva il coach, ragazzi, non preoccupatevi. Mamma mia, senti che profumo. A terminare un pochettino, 2 foglioline di timo, li mettiamo sopra e un filo d'olio extravergine di oliva. Che ce l'ho qua. È che senza paura mi ho strappato quella prima. Perfetto. Un giro d'olio extra filo, così extravergine, che dà quella freschezza che mi piace. E voilà, le jus sont faite. E ci siamo. Andrea, adesso però il piatto va presentato, cioè qui A questo punto devo portarlo a casa. la partita va chiusa, Andrea. Allora, abbiamo fatto qui all'Osteria Billis. Ho fatto, però. Qui all'Osteria Billis degli agnolotti con sugo d'ertona. Senza glutine. Senza diciamo. glutine ovviamente, vabbè, ma questo è ascoltato, Dai, però. facciamoli vedere. Facciamoli vedere. Faglieli vedere in camera. Adesso io vado, cioè, grazie. Dove vai? Grazie Andrea. È stato un piacere. Ciao Andrea, è stato un piacere.